Buongiorno a tutti, sono Alessandra Del Favero Io sono Oliver Piras. e siamo gli chef del ristorante Il Carpaccio presso l'hotel Le Royal Monceau Raffles Paris. Oggi vi presentiamo un classico della cucina francese, la soupe d'oignon. La sua origine è molto incerta. C'è chi dice che sia Caterina dei Medici ad averla portata in Francia e c'è chi dice addirittura che sia stato il Re Sole ad averla inventata. Oggi andremo a fare la versione più tradizionale e semplice della zuppa di cipolle. Ed ecco qui le cipolle che abbiamo scelto per la preparazione. Noi abbiamo scelto la cipolla di Roscoff, proveniente dalla zona di Finistère in Bretagna. È una cipolla che appunto proviene da questa zona chiamata anche la Ceinture Dorée, molto conosciuta per le qualità dei prodotti ortofrutticoli. La sua particolarità è prima di tutto il colore, un colore rosato e un gusto molto dolce. Se dovessimo paragonarla a una cipolla italiana, la paragonerei alla cipolla di Tropea. Un altro elemento fondamentale della soupe d'oignon è il brodo e noi abbiamo scelto di farlo con il manzo. C'è chi lo fa con la volaille, ovvero il pollo, ma noi preferiamo la versione più tradizionale, con il manzo. Utilizziamo oggi della coda di manzo e dello stinco di manzo. Nella versione tradizionale viene utilizzata la baguette, ma a noi piace più utilizzare il pan de campagne per il suo gusto. E non può mancare ovviamente il formaggio. Noi qui oggi abbiamo dell'emmental francese, possiamo utilizzare anche del Gruyère. In Italia ovviamente usiamo del pecorino. Il burro. Utilizziamo un burro dolce di Normandia, molto grasso rispetto a quello italiano e saporito. Chi pulisce la carne? Vado io? Dai, come vuoi. Partiamo dallo stinco, togliamo leggermente il grasso. Facendo attenzione a non togliere troppa carne, un po' di grasso va bene, dà un po' di gusto il grasso. Questa parte dello stinco è già stato disossato, come vedete questa parte sempre dello stesso pezzo tiene l'osso, molti utilizzano il pollo come abbiamo già detto, a noi piace il manzo che rimane la versione più fedele alla classica. Per il brodo di manzo diciamo che dipende da un po' quello che trovate dal vostro macellaio, va bene anche un biancostato, tutte le parti del muscolo un pochino più saporite. Poi passiamo alla coda. Potremmo anche già utilizzarla così, ma io preferisco con la mannaia tagliarla in più parti. Per il brodo useremo anche delle carote e delle cipolle chiodate. Allora, iniziamo con la pulizia delle carote. In questo caso utilizziamo per il brodo un altro tipo di cipolla, la cipolla di Cévennes. Andiamo a tagliarla a metà e andiamo a picchiettarla, come si dice in gergo, con i piedi di garofano. Questa cipolla è meno dolce della cipolla di Roscoff, è più grande e più facile da trovare anche. Per il nostro brodo utilizziamo una cipolla chiodata e una cipolla sempre di Cévennes bruciata. La cipolla di Cévennes viene appunto da Cévennes nella Valle della Loira. Adagiamo le cipolle senza alcun grasso, quindi senza olio e senza burro. In questo modo andiamo proprio a bruciare la cipolla, in modo che poi dopo, durante la preparazione del brodo, vada a rilasciare anche quel colore ambrato. Sono bastati 2 minuti e come potete vedere la cipolla è ben tostata. Una volta che abbiamo girato sull'altro lato, aspettiamo ancora 2 minuti e poi saranno pronte. A questo punto andiamo semplicemente a sbianchire la carne. Facciamo lo stinco, gli ossobuchi. Partiamo da acqua fredda, accendiamo. Una volta che arriva a ebollizione, leviamo la carne e procediamo a fare il brodo con dell'acqua nuova e le verdure. In questo modo avremo sbianchito la carne e avremo tolto tutte le impurità. Intanto che la carne sbianchisce, passiamo alla pulizia delle cipolle. Per la preparazione di una zuppa di cipolle per circa 4 persone ci occorreranno circa 1 chilo di cipolle. Adesso che le cipolle sono pronte e pelate, possiamo procedere al taglio. In questo caso, per il taglio delle cipolle, ci aiutiamo con una affettatrice.
per avere un taglio più regolare e quindi garantire una cottura uniforme. Non deve essere né troppo spessa né troppo fine, circa mezzo centimetro. Normalmente vengono tagliate a coltello un pelo più grossolane, ma noi per questione di velocità e regolarità amiamo tagliarle con la fettatrice. Questo ci permette di avere una cottura più uniforme e far sì che il pane della zuppa rimanga in superficie. A questo punto abbiamo raggiunto l'ebollizione della nostra carne, andiamo a schiumare, quindi a togliere tutte le impurità, li andiamo a levare e poi andiamo a scolare la carne per procedere con la preparazione del nostro brodo. Tolto la maggior parte delle impurità, vado a recuperare la carne per poi metterla insieme alle verdure. Adesso andiamo a rimettere la carne nella pentola e riempire con acqua fredda. Andiamo a inserire la garniture. Le cipolle chiodate e le carote. Accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere per almeno 40 minuti. Cominciamo a stufare la cipolla. Inseriamo del burro all'interno della pentola, abbondante burro. Lasciamo sciogliere il burro. Inseriamo le cipolle. Una volta inserite le cipolle, possiamo aggiungere il sale, che ci aiuterà a tirare fuori l'acqua naturale delle cipolle stesse. A questo punto lasciamo dorare le cipolle, la cottura deve essere dolce e uniforme. Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi preferisce lasciare la cipolla bianca e chi preferisce invece averla un po' più caramellata. Noi cerchiamo una via di mezzo. Ci vorranno circa un'ora e mezza, 2. Nel frattempo che le nostre cipolle stufano, possiamo andare a schiumare il brodo e quindi a togliere ancora le impurità rimanenti della carne. E intanto le cipolle vanno. In Francia, per la soupe d'oignon, viene utilizzata sia la baguette che il pane di campagna. Il pane di campagna ha un gusto un pochino più integrale, aromatico, mentre la baguette ha un gusto più semplice e non copre il sapore dell'emmental. In Toscana si utilizza il pane sciocco, che è quello senza sale. Togliamo la crosta del nostro pane di campagna. Come notate è molto più al volato e più leggero. Andiamo a fare delle fette di qualche centimetro che andiamo poi a coppare della forma del contenitore che utilizzeremo. È necessario utilizzare un pane di qualche giorno per avere una consistenza più facile da tagliare. Andiamo a metterlo in forno a 200 gradi per circa un quarto d'ora. Mentre il pane è in forno, le nostre cipolle continuano a stufare. Hanno perso tutta la loro acqua e incominciano a imbiondire. Hanno un aspetto cremoso grazie al burro e omogeneo. Le cipolle sono ben imbiondite e possiamo procedere con l'aggiunta della farina. 2 cucchiai e mezzo sono sufficienti per questa quantità. Andiamo a mescolare in modo che anche la farina tosti. L'aggiunta della farina ci aiuterà ad avere un'ulteriore cremosità alla zuppa finale. Anche il brodo è pronto, ha un bel colore ambrato. Lo andiamo ad aggiungere alle cipolle con l'aiuto di uno chinois, in modo da coprire le cipolle.
Dopo aver aggiunto il brodo, basteranno circa 30 minuti per portare a fine cottura la zuppa. Poi sarà ad ognuno di voi scegliere la consistenza e la riduzione del brodo ideale. Adesso andiamo a tagliare il nostro Emmental. Facciamo dei pezzi, quindi andiamo a grattare il nostro Emmental con la parte media della grattugia. Bisogna farne abbastanza perché i francesi lo mettono in abbondanza. Lo teniamo da parte fino al momento del servizio. La cipolla ha perso tanto volume, quindi andiamo a travasarla in una pentola più piccola. L'abbiamo travasato per garantire alla cipolla una cottura uniforme e non far bruciare i bordi in una pentola troppo grossa. Come potete vedere il colore è cambiato, le cipolle sono belle fondenti e abbiamo ottenuto una bella crema anche grazie alla farina. Se la voleste un pochino più morbida potete semplicemente aggiungere del brodo. Una volta che il pane è tostato, lo togliamo dal forno e andiamo ad impiattarlo. Disponiamo la zuppa all'interno della classica cocotte de Leon e mettiamo il nostro crostone di pane. Come vedete sta bene in superficie. Continuiamo con il formaggio. Non abbiate paura di essere generosi. A questo punto poi lo andremo a gratinare direttamente in forno. Impostiamo il forno a 200 gradi per circa 10 minuti. Una volta gratinata la zuppa è pronta. Oggi vi abbiamo mostrato la versione classica della cucina francese. Provate a rifarla a casa. Un saluto da Parigi, vi aspettiamo al Carpaccio presso l'hotel Royal Monceau Raffles e ringraziamo gli amici di Italia Squisita. Au revoir.